Non ti sei mai chiesto chi ha inventato Babbo Natale? Chi ha deciso che fosse vestito di rosso, con i capelli bianchi e paffuto? Beh, io l'ho scoperto e te ne parlo oggi. Ciao, io sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. In questo canale ti parlo della comicità, della sua storia e dei suoi personaggi tra miti, divi e leggende. Prima di cominciare, volevo informarti che sono online i nostri webinar per imparare a far ridere in pubblico o per diventare un comico visuale o un clown professionista. Visita il nostro sito. Ma ora cominciamo! Nel nostro piccolo cinema in sede, in questi giorni guardavamo le commedie e i comici che hanno usato il periodo di Natale per sfornare il loro film. Quanti cinepanettoni vediamo in questo periodo? Anche noi, tanti, da Eddie Murphy ai fratelli Vanzina, insomma un po' di tutto, ma cerchiamo di analizzare le regole comiche nei film e nel cinema, come vengono utilizzate, e il Natale ci porta sempre tanto materiale da poter studiare e valutare. In questi giorni ci siamo guardati e ci siamo chiesti: ma chi ha inventato Babbo Natale? Sì, lo so, ma non stiamo parlando del San Nicola e di tutta la storia religiosa, non è questo che ci interessa. Ci interessa chi ha inventato questo personaggio. Beh, dopo varie ricerche tra blog e giornali abbiamo trovato chi è stato e lo abbiamo verificato. È lui. A soli 20 anni, Thomas Nast è diventato il più famoso illustratore degli Stati Uniti. Ha descritto la guerra civile e ha combattuto la corruzione e ha creato le due icone più famose d'America. Nato a Landon nel 1840, con sua madre se ne andarono da lì, lui e sua sorella nel 1848 per sfuggire alla povertà. Il padre musicista li seguì 3 anni dopo. Nast ha sempre trovato difficile imparare la lingua inglese, tanto che nella scuola di New York che frequentava era considerato un fallito, ma aveva un talento che poteva fare a meno delle parole: il disegno. Poiché la fotografia non era ancora adatta per catturare i movimenti delle immagini a causa dei tempi di esposizione estremamente lunghi, i giornali impiegavano una serie di illustratori. Dopo aver preso alcune lezioni di disegno per alcuni mesi, Nast fece domanda per essere assunto dal giornale illustrato di Frank Leslie. Il suo primo incarico: disegnare dal porto i traghetti durante l'ora di punta. Gli valse il lavoro. All'epoca aveva solo 15 anni. 3 anni dopo iniziò a lavorare per il New York Illustrated News, per il quale andò in Europa come reporter. Qui scrisse della battaglia del secolo e fu testimone dell'invasione di Napoli da parte di Garibaldi, che aveva già incontrato a New York quando aveva frequentato per qualche tempo l'ambiente degli immigrati. Con Harper's Weekly divenne rapidamente famoso e ogni settimana raggiungeva un vasto pubblico di lettori che apprezzava particolarmente le sue caricature politiche. Come la maggior parte degli americani con radici tedesche, Nast scelse di stare dalla parte del nord e contro la schiavitù. Il presidente degli Stati Uniti, Abraham Lincoln, fece ripetutamente riferimento alle sue vignette che denunciavano il razzismo. Per questo motivo Lincoln lo nominò il miglior reclutatore. Nast dimostrò di aver incontrato il favore come nessun altro con la foto speciale di Natale che Lincoln aveva voluto nel dicembre del 1862. Il disegnatore prese come modello il Felsnickel e il Pelzmartel, termine usato in alcune parti della Franconia per indicare colui che il giorno di San Martino, l'11 novembre, o il giorno di San Nicola, il 6 dicembre, portava noci e frutta nel suo sacco per i bambini buoni. Gli disegnò guance paffute e una lunga barba e gli fornì giacche e pantaloni a stelle e strisce, patriottiche certo. Fu così che nacque il Babbo Natale d'America, che divenne rapidamente un'icona nazionale, perché a differenza di San Nicola, inizialmente non piaceva ai bambini, ma piuttosto distribuiva i suoi doni alle truppe sul campo, divenendo una figura di consolazione nazionale. Babbo Natale non è stata l'unica figura con la quale Nast ha arricchito l'immaginario americano. Un'altra era lo zio Sam, che con un frac, un cappello a cilindro, una folta barba appuntita, è stato disegnato prendendo spunto da Abraham Lincoln. Infine, Nast disegnò l'elefante che divenne il simbolo, valido ancora oggi, del Partito Repubblicano. Con i suoi disegni, Nast ha anche contribuito a far conoscere la S come simbolo del dollaro in ogni angolo del paese, dopo la fine della guerra civile.
Nest era finalmente un uomo famoso e ricco, ma i tempi cambiarono velocemente. Ben presto i disegni di Nest non corrisposero più allo spirito culturale dell'epoca. Per salvarlo dalla rovina, il presidente degli Stati Uniti, Roosevelt, nominò console Nest in Ecuador, dove cadde vittima della febbre gialla nel dicembre del 1902. Nel 1931 Coca-Cola mise per la prima volta la figura di Babbo Natale al centro della sua pubblicità natalizia, inconfondibilmente simile al modello disegnato da Nest, la figura dell'omone col pancione e le renne, vestito di rosso e dispensatore di regali. È nata a tappe dalla sovrapposizione di personaggi diversi, fra cui vari miti nordici e due santi cristiani, San Basilio e San Nicola. Proprio dalla storpiatura del nome di quest'ultimo, di San Nicola, in olandese Sinterklaas, sarebbe nato il nome Santa Claus. Fu l'illustratore americano Sandblom a copiare Nest e cercare di averne i meriti nel 1930, codificando l'abito bianco-rosso che conosciamo. La sua committente era la Coca-Cola, che poi usò Babbo Natale come testimonia della sua bibita, venduta con gli stessi colori. Così Santa Claus e Coca-Cola partirono alla conquista del mondo. Ma ora sappiamo bene che il papà di Babbo Natale era un semplice mortale. Oh, fa rima! Spero che il video ti sia piaciuto. Lasciami un like e... Spero che il video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto lascia un like e soprattutto iscriviti al nostro canale. Ciao!